Fermi là, prima di iniziare questo video non andate avanti, ascoltate. Questo non è il video completo del volantino, ma semplicemente l'anteprima di ciò che troveremo. Infatti ve lo leggerò dall'iPad e lo sto facendo in anticipo, ancora prima che il volantino venga messo addirittura nelle Lidl d'Italia, direttamente dal sito. Quindi vi farò vedere quello che verrà messo in vendita da lunedì. Quando fuoriuscirà il volantino e sarà disponibile, vi leggerò pure quello che troveremo il giovedì, super weekend, eccetera. Quindi iniziamo, guardiamo cosa troveremo in vendita da lunedì 8 maggio 2023, quindi articoli della Parkside sia per il fai da te che per l'automobile. Quindi iniziamo. E allora, il primo articolo che troveremo in vendita lunedì giorno 8 sarà l'idropulitrice ad alta pressione al costo di 49 euro con una potenza di 1300 watt e una lunghezza del cavo di 5 metri. Questa piccola idropulitrice serve per pulire ma tutte quelle superfici che non siano eccessivamente sporche. Infatti 110 bar non sono tantissime. Io già vi ho recensito un modello precedente che ha mantenuto il prezzo, costava pure 49 euro, era di colore giallo a forma di valigetta, questa invece ha la forma più di un'idropulitrice ma in miniatura. 110 bar si ottengono sì, ma solo se stringete l'ugello vario, quindi se lo mettete con il getto dell'acqua molto sottile. In quel caso la pressione sarà maggiore ma sarà concentrata su un unico punto, quindi dovete valutare, perché va bene per pulire tutte quelle superfici non eccessivamente sporche, anche l'automobile, il muschio per esempio dei muretti di casa e tutte quelle superfici nelle quali una pressione non eccessiva riesca comunque a fare effetto. E scusate la voce ma sono un po' raffreddato. Quindi questa è l'idropulitrice che però non viene dotata degli stessi accessori che aveva il modello precedente, quindi manca la spazzola rotante, manca qualcosina, ci permette di ottenere comunque una buona pulizia. Ripeto, dovete essere consapevoli del fatto che se per esempio allargate il getto e lo mettete a ventaglio, in quel caso riuscite a pulire lo sporco, ma che sia polvere o che sia poco altro. La facilità di passare ruotando l'ugello da un getto ampio e poco potente a un getto molto più ristretto e molto più potente in realtà è una comodità, però dovete sapere tutte queste cose. In dotazione verranno date una lancia, una prolunga, l'ugello ovviamente che si può regolare, il tubo flessibile antitorsione da 3 metri, il connettore innesto rapido per tubo flessibile e un ago per la pulizia dell'ugello. La pressione di esercizio quindi al massimo sarà di 74 bar, ma il getto massimo, il picco che possiamo avere sarà di 110 bar e la portata sarà di 6 litri al minuto. Ora guardiamo gli altri articoli, uno in particolare, più di uno sono collegati proprio a questa idropulitrice. Infatti a 19,99 euro sarà possibile comprare un accessorio che poi si può sfruttare anche per le idropulitrici che abbiano una pressione fino a 180 bar. Si tratta quindi della spazzola rotante. Questo tipo di spazzola sfrutta il movimento dell'acqua per ruotare durante la fuoriuscita della stessa e quindi ci permette di pulire sia con l'azione meccanica ruotando e muovendola sulla superficie. Ovviamente troveremo in dotazione sia l'ugello che ci permette di far fuoriuscire il detergente e in questo caso ricordatevi che funziona solo ed esclusivamente se lo utilizzate a bassa pressione, perché questo tipo di accessorio con la bottiglietta nel quale va messo il detergente che troveremo nella stessa confezione funziona, quindi riesce a far uscire la schiuma solamente se lo mettete ampio. Quando lo dirigete sulla superficie mettendo il getto ad alta pressione, in quel caso la schiuma non uscirà e costerà 19,99 euro. Quindi diciamo che ha mantenuto il prezzo l'idropulitrice rispetto al modello precedente, però in quel caso c'erano più accessori e qua invece no, hanno giocato un pochettino su questo. Comunque dà la possibilità a chi serve quel tipo di accessorio perché non lo possiede di comprarlo e utilizzarlo con altre idropulitrici. Poi ci sarà anche un mini aspiratore per auto, ragazzi, questo ve l'ho già recensito, costerà 17,99 euro, però obiettivamente non mi ha soddisfatto. È comunque un piccolo aspiratore che si alimenta tramite la presa accendisigari 12 volt dell'automobile e che ci permette di aspirare, almeno dovrebbe riuscire a permetterci di aspirare lo sporco. Io non sono riuscito, non mi ha soddisfatto, non è stato in grado di aspirare, aveva dei piccoli difetti che nella recensione comunque noterete e tra l'altro ci richiede di utilizzarlo con il motore acceso, altrimenti prosciughiamo la batteria. Comunque andate a guardare la recensione per vedere se può fare per voi. Poi troveremo dei portaoggetti per bagagliaio oppure tappetino antiscivolo cattura sporco. Si tratta appunto, come dice il nome, di un tappetino che è messo nel bagagliaio che è antiscivolo e quindi ci evita nelle curve di avere tutti gli oggetti che abbiamo nel nostro bagagliaio che facciano destra e sinistra, insomma vadano sbattendo tra le pareti. Più un portaoggetti, questo dovrebbe avere addirittura il velcro nella parte bassa perché io ne ho diversi, quindi permettono di fissarlo sulla moquette e questo consente quindi di tenere tutto in ordine e evitare allo stesso modo che vadano sbattendo a destra e a sinistra. 4,99 euro al pezzo.
Poi ci sarà un supporto per smartphone per auto a 9,99 €, e in dotazione ci sarà pure il caricabatterie che va nell'accendisigari e quindi un cavo anche USB con l'adattatore che ci permette di utilizzarlo con diversi tipi di innesti. Non riesco a capire dalla fotografia se si tratta di un innesto per iPhone oppure no. Mi sembra che sia USB di tipo C con l'adattatore USB micro USB. Andiamo ora indietro, ci sono alcuni accessori per la pulizia dell'automobile, anche questi li possiedo e personalmente mi sto trovando bene perché ci facilitano il lavoro. Nulla di che, costano tra l'altro pochissimo, 3,49 € e si tratta di una spazzola con delle setole morbide, poi l'accessorio per pulire il vetro, da una parte ci permette di bagnarlo e lavarlo, dall'altra parte di asciugarlo, più altre spazzole con setole particolari, sia la classica spazzola con le setole rivolte verso il basso, che a di scovolino, più panni in microfibra e spugne. E questi li possiedo praticamente tutti, quando dovete pulire auto o moto, sono praticamente fondamentali. Poi ci sono altri tipi di accessori per la pulizia dell'automobile, quindi questo che permette di pulire tra i raggi delle ruote, eccetera, più questo altro tipo che è snodabile, questo lo tengo in macchina e va bene sia per pulire quando dobbiamo fare la pulizia dell'automobile che per togliere per esempio la sporcizia che si accumula quando si appanna, eccetera. E quindi molto comodo anche questo, 3,49 €. Poi ci sarà una lampada ricaricabile da lavoro, sto cercando il modello che avevo già recensito che ci somiglia tantissimo ma non è lo stesso. Questo costerà pure 12,99 €, sarà ricaricabile, avrà due intensità di luminosità, quindi 600 e 300 lumen, e ha una base che lo mantiene in piedi rispetto all'altra che invece andava cadendo. Tra l'altro questa base funge pure da ricarica, ma non so se funziona sotto carica. Eventualmente fatemi sapere se volete una recensione perché potrei acquistarla e farvi la recensione. È orientabile solamente in verticale, quindi potete richiudere e riaprirla dirigendo il fascio luminoso dove volete voi, ma non si può ruotare, potete ruotare direttamente tutta la lampada. E in dotazione ci sarà quindi questa base più il cavo USB, tranne il caricabatterie. Ci sarà anche una staffa per poterla appendere e il magnete nella parte bassa per poterla posizionare su tutte le superfici metalliche. Parlando ancora di fai da te, troviamo anche una valigetta porta attrezzi. Come ho detto più di una volta, queste valigette sono comode per poter riporre e trasportare diversi tipi di utensili e materiali in generale, però non sono molto robuste. A me è successo di acquistarle, ne possiedo tuttora, però se vi cade purtroppo si lesiona, è una plastica che non tollera tantissimo gli urti. Le dimensioni saranno 39,5 x 24 x 21,9 e ci sarà all'interno anche un separé che vi permette di mettere sulla parte bassa gli oggetti più grandi e sulla parte più alta invece per esempio punte di trapano, inserti eccetera. Peccato che non ci siano anche cassettini portaminuteria sul coperchio perché effettivamente sono molto comodi. E poi torna il set di chiavi a cricco composto da 46 pezzi a 17,99 €. Ci saranno 46 pezzi tra cui una chiave cricchetto, un particolare cacciavite che in realtà non è un cacciavite ma l'innesto quadrato da 1/4 di pollice e delle prolunghe tra cui una flessibile. Come vedete abbiamo degli inserti che sono formati da bussole che hanno all'interno un bit, quindi queste si possono pure modificare. Vi farò vedere pure, vi lascerò il link in cui faccio vedere la modifica di come sostituirli, anche se in quel video poi sotto nei commenti trovate altre soluzioni di alcuni utenti che hanno guardato il video e hanno dato altri suggerimenti. Comunque comodo perché è da tenere in automobile tra bussole normali per poter svitare fino alla misura 14, oppure con questi inserti si può fare manutenzione all'automobile e alle moto con molta facilità. E abbiamo la possibilità anche di utilizzarlo con un angolo di 10 gradi, quindi questi inserti hanno una smussatura particolare, ma nella recensione vi spiego tutto, quindi vi lascerò il link giù. Andiamo ancora avanti e troviamo un pannello organizer da parete. Questo lo possiedo ed è qua alla mia sinistra. Si tratta appunto di 3 pannelli che ci permettono di ottenere, in base a come li affianchiamo, delle dimensioni anche abbondanti, perché si possono affiancare più pannelli e riempire pure una parete. È in plastica, io temevo inizialmente che potesse reggere poco, effettivamente se lo caricate vedete che si deforma leggermente, però avrà almeno 2 anni, ci ho appeso di tutto, anche oggetti pesanti, mazzoli eccetera, e rimane perfettamente com'è, regge senza darmi alcun tipo di problema. Comunque ogni pannello ha la dimensione di 49 x 30 x 14, quindi moltiplicate poi in base al numero di pannelli che volete utilizzare, e include pure dei ganci e delle clip di diverse dimensioni e forme per poter appendere diversi tipi di oggetti. E qua ci sono pure delle immagini che fanno vedere su per giù, ma si capisce chiaramente come si utilizza. Costo di 8,99 €. Se non dovete caricarci pesi davvero eccessivi allora va benissimo.
Ci saranno pure delle corde, non capisco perché ci siano dei colori differenti, io possiedo quella di colore blu, mi trovo benissimo, l'unica cosa dovete fare attenzione perché questa corda tende leggermente ad essere elastica, nel senso che se stirata raggiunge una dimensione massima e poi si stabilizza. Io l'ho utilizzata per esempio per bloccare un cancello che con il vento tendeva a chiudersi, un cancello pesante, e alla fine si è estesa e il cancello aveva il suo movimento. Ho dovuto fare qualche altro nodo, ritirarla, in quel caso poi non si è estesa più. Quella rossa mi sembra che sia leggermente più sottile. Comunque, come corda economica, funziona bene a secondo quello che dovete farci, ma fate attenzione a questo dettaglio, tende ad allargare. Quindi se mettete qualcosa, per esempio, sul portabagagli, lo legate e in quel caso fate attenzione perché se si estende poi non ha più la tensione giusta. Ci sarà anche un set di moschettoni oppure grilli a vite. Questo è inutile che vi spiego a cosa servono, hanno diverse dimensioni, infatti i set sono composti da 4, 5, 10 o 12 pezzi e questi sono i grilli a vite che servono appunto pure in questo caso a bloccarli, si possono utilizzare con corde, catene eccetera. Poi ci sarà una colla attaccatutto oppure power repair. Io questo tipo di colla, questa in particolare, me l'avete vista utilizzare tantissime volte, la compro sempre ma in quantità industriale perché serve sempre e per fortuna, a differenza per esempio dell'Attack, ha questo sistema con la pressione laterale che non la fa seccare, non la fa rompere, quindi molto pratica anche da dosare. Poi ci sono altri tipi di colle che non ho mai utilizzato, comunque costa pochissimo, 1,99 €. Ora io vi aspetto per il volantino cartaceo perché poi ci saranno le altre uscite e vi leggerò anche quelle. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è fatto così molto rapidamente per il piacere di condividere con voi quello che ci sarà in vendita da lunedì e anticipare quindi di qualche giorno l'informazione. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollice all'insù, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!